Ciao a tutti e grazie molte a Sergio Parisi, co-founder e CEO di Beehive, una giovanissima startup sociale con sede in Sicilia, fondata a Trapani nel 2021, che promuove il South Working attraverso due spazi di co-working dedicati alle piccole e medie imprese, ma anche alle big corporate, e offre anche servizi di incubazione e accompagnamento di tipo formativo. Ciao Sergio. Ciao Mirko, ciao. Allora, Sergio, perché hai deciso di fondare Beehive e che tipo di problematiche hai inteso affrontare? Allora, intanto grazie per questa opportunità. Beehive nasce nel 2021 come impresa sociale, quindi con una no profit, una forte vocazione sociale e abbiamo deciso di fondarla per ridurre le disuguaglianze tra nord e sud. È scritto nella nostra mission. La nostra mission è creare e riportare valore al sud, dove valore per noi sono le persone. Quindi dobbiamo creare opportunità lavorative e formative nel sud Italia, partendo dalla Sicilia perché è la nostra terra, ma poi l'obiettivo è quello di renderlo scalabile, poterlo fare ovunque quindi dare l'opportunità di scegliere di restare. Spesso i giovani, i miei coetanei, sono costretti ad andare via perché non hanno la possibilità di scegliere. Ecco, noi non vogliamo obbligare a nessuno a restare, ma chi vuole deve poter scegliere perché deve poter decidere di studiare o lavorare in Sicilia. E a chi decide di restare, quali servizi offrite esattamente e quali sono i vostri target di utenti? Ecco, noi ci riferiamo principalmente alle aziende, perché le aziende sono il veicolo per rendere questo terreno fertile, per creare opportunità lavorative. Quindi noi alle aziende cosa andiamo ad offrire? Andiamo ad offrire un inserimento nel network territoriale, facciamo sharing di tutto quello che è il nostro network con le università, con le scuole e così via, e gli risolviamo un grosso problema, trovare personale. Spesso le piazze di Roma, Milano, ma anche nelle grosse città del nord Europa sono sature di alcune figure professionali. Il Sud Italia invece ne ha. Al contrario, diciamo, manca offerta lavorativa. Allora, noi quello che diciamo alle aziende è: venite nei nostri spazi, aprite la vostra sede operativa nel nostro coworking. Alle persone non vi preoccupate perché ce ne sono in abbondanza, sono persone di qualità, con tanta voglia di lavorare e aspettano solo voi. Mi hai già detto qualcosa sul vostro mercato di riferimento e che tipo di canali di vendita voi avete adottato, insomma, per erogare i vostri servizi e a raggiungere i vostri clienti e qual è il revenue model su cui si basa Beehive? Guarda, Beehive è tendenzialmente, diciamo, la sua prima linea di business è il coworking. Quindi diciamo, offriamo servizi di coworking, quindi ambienti di lavoro condiviso, tutta una parte di formazione sulla parte soft skills, ma anche hard skills a livello cross aziendale, quindi trasversalmente per tutte le aziende che frequentano lo spazio di coworking. Ad oggi si tratta di 11 aziende con più di 60 persone. Questo ci ha spinto proprio ad aprire una seconda sede e a ragionare su una terza, però ecco, poi non vado oltre. E poi c'è tutta un'altra parte che è quella dei servizi alle aziende, che stiamo esplodendo in questo 2023, diciamo, con più attenzione, e quindi ci rivolgiamo pure da un punto di vista di digital marketing, comunicazione e così via, che sono servizi che eroga Beehive a servizio delle aziende del suo coworking. A quasi 2 anni dalla vostra nascita, come sta andando oggi e quanto di quello che vi eravate posti all'inizio si è realizzato? Guarda Mirko, diciamo, non si deve dire mai che va bene, però io lo dico. Sta andando bene perché la più grande vittoria è che forse non ci aspettavamo tutto questo, questa risposta positiva dalle aziende del nord che con veramente grande entusiasmo vengono, aprono la loro sede nel sud Italia, a Trapani, e assumono decine e decine di ragazzi. Quindi sta andando bene, è il motivo per cui abbiamo aperto la seconda sede. Ad oggi siamo operativi con circa 100 postazioni di lavoro che, diciamo, le previsioni è che si riempiano molto velocemente entro fine dell'anno. Bene, allora in bocca al lupo per queste nuove sfide. E, a proposito del territorio, no? Perché chiaramente essendo un hub che fa tante cose, deve
dialogare, essere sinergico con il territorio che lo circonda. Qual è stata la risposta da parte dei suoi stakeholder, della cittadinanza, dei vostri partner, degli utenti stessi? Cioè, e anche se ci sono state resistenze, e se sì, come le avete affrontate, eventualmente anche superate? Guarda, allora la risposta è stata tendenzialmente positiva, forse solo in un primo momento c'è stata una difficoltà a capire chi eravamo e cosa facevamo, perché effettivamente, che te lo dicevo prima, il nostro target di riferimento sono le aziende del nord Italia che devono aprire al sud, quindi la verità è che il territorio non ci ha capito subito. Però passato questo primo momento, i primi mesi, forse il primo anno, poi il territorio ci ha aperto le braccia. Spesso le istituzioni entrano in Bive e dicono: Ma dove siamo? A Londra. E quindi questo ci riempie di gioia, perché poi le nostre due anime sono il Nord Italia, che le aziende che vengono, aprono, ma poi ci vogliono le persone, quindi i siciliani che vanno a lavorare presso queste aziende, quindi sta andando molto bene. Qualora si volesse replicare Beehive in un altro contesto europeo, in un altro territorio, quali sono gli elementi essenziali, no? Le caratteristiche, direi quasi gli ingredienti necessari per poterci, per riuscirci? Guarda, ci vuole tanta passione, un gruppo di persone coese che ha chiaro l'obiettivo, si dedica veramente tanto nel trasmettere agli altri la passione che ha dentro, e si può senz'altro fare, perché il mercato ad oggi ha veramente necessità di servizi come questo, ha veramente necessità di aggredire un sud, come dicono gli amici South Working, un sud relativo. Sud non vuol dire Trapani, non vuol dire Siracusa, vuol dire anche una periferia di Milano, una periferia di Roma, anche quello è sud. Quindi di questi spazi ce n'è bisogno. Il modello BIVE, noi siamo un'impresa sociale, non è nascosto, i nostri bilanci sono pubblici, lo condividiamo con tutti, quindi scriveteci che vi sveliamo la ricetta segreta. Ecco, a proposito di condivisione, ci condividi il modo in cui il vostro progetto affronta problematiche come quelle dell'emarginazione e dell'esclusione sociale, no? In che modo il vostro modello di business genera un impatto positivo in termini di inclusione sociale? Allora, noi il nostro impatto sociale si misura tendenzialmente in due modi. Il primo, by default, che è quella di una riduzione delle disuguaglianze, che è un dato di fatto. Il Sud ha meno opportunità del Nord, noi creiamo posti di lavoro, mettiamo in contatto domanda e offerta, va da sé che questo genera un impatto socio-economico. E l'altra parte è quello che cerchiamo di favorire, quelle che sono delle categorie più in difficoltà, attraverso corsi di formazione, attraverso una sensibilizzazione delle aziende stesse all'interno del coworking, ad aprirsi verso alcuni mondi che alle volte sono dei tabù, alle volte magari alcune aziende cercano di starci un po' più lontane. Invece Cobiave deve essere una zona demilitarizzata, dove queste cose possono accadere ed anzi devono accadere. E per concludere, una domanda col senno di poi. Se tornassi indietro, c'è qualcosa che faresti diversamente? Eh, allora, devo dire, col senno di poi è facile parlare. Però ti dico di no. Farei tutto esattamente come l'ho fatto, perché le difficoltà ci sono state, però la soddisfazione adesso, e sono sicuro che fra 2 anni, fra 3 anni, fra 5 anni sarà ancora maggiore, di averlo fatto nel mio territorio con tutte le difficoltà annesse, è proprio quello che ti dà poi la soddisfazione. Se volevo fare qualcosa di più semplice, sceglievo magari anche un altro mercato, quindi assolutamente no. Rifarei tutto esattamente come l'ho fatto. Come l'abbiamo fatto, perdonami. Siamo un gruppo di tre pazzi che hanno fatto questa cosa. Bene, non perdete mai questa sana follia. Allora, grazie, grazie a Sergio Parisi di Grazie BI. mille, Mirko. Grazie.